serie MQF70 di Metz e sarà disponibile in due versioni, 32 pollici come quella che vedete in questa recensione, ma anche 40 pollici. E per quanto riguarda il prezzo, Metz ha fatto veramente un miracolo perché viene lanciato sul mercato a un prezzo di listino di 160 euro. Ma udite udite, perché attualmente lo potete acquistare al prezzo speciale di lancio di soli 139 euro, che è veramente un prezzo impressionante per chi cerca un TV di piccole dimensioni ma dotato di una tecnologia QLED di altissimo livello, con prestazioni cromatiche superiori e non solo con la luce spenta ma anche con luce accesa, perché di solito gli altri competitor tendono a vendere questa tipologia di televisore intorno ai 220-250 euro. E un altro suo punto di forza, oltre il prezzo quasi imbattibile, è la qualità. Guardate i colori come sono vivaci e veramente realistici. Inoltre è realizzato con materiali ecosostenibili e il brand ha fatto così tanti test sia nella qualità ma anche nella durabilità che garantisce che i colori rimangono perfettamente inalterati anche per 10 anni. Per cui se alla fine della recensione sarete interessati a questo bellissimo televisore, vi ho lasciato il link diretto per poterlo prendere al lancio a 139 euro nel primo commento e nella descrizione di questo video. Molto leggero, si tira su anche con una mano sia per le dimensioni ma anche per i materiali che sono stati utilizzati. Leggermente stondato, troviamo il cavo di alimentazione, lo slot per il cavo RCA, l'ingresso digitale audio per il soundbar, due HDMI che ho già riempito sia con la Switch che con l'Xbox, l'ingresso satellitare, l'ingresso per il cavo dell'antenna, il cavo LAN e due utilissime porte USB. Anche il telecomando mi piace tantissimo, i tastini sono veramente morbidi, le pile sono comprese nella dotazione, i click sono veramente molto rapidi, non noto rallentamenti durante la selezione del telecomando, lo sto provando anche a 4 metri di distanza, per cui devo dire che anche l'infrarossi è veramente molto potente. Ma tornando alla parte dell'intrattenimento, ci sono tutte le applicazioni di Google Home, Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus, eccetera eccetera. Potete impostare un salvaschermo, potete cambiare gli ingressi HDMI1, HDMI2 oppure tornare su Google Home. Potete anche cambiare e modificare i parametri delle immagini, diminuire la retroilluminazione, modificare la luminosità, il contrasto e la saturazione. È compatibile Wi-Fi dual band e anche Bluetooth, infatti lo potete direttamente collegare al vostro smartphone. Guardate anche la rapidità di connessione, è veramente quasi in istantanea. Guardate anche la differenza di luce rispetto al mio cellulare, è veramente molto ma molto più luminoso, si vede perfettamente la differenza di qualità, spero che si veda bene dalla telecamera. Ho abbassato il volume perché l'audio è veramente potentissimo. Guardate anche qui i neri come sono veramente performanti, si vedono nettamente meglio la sfumatura dei colori rispetto al mio cellulare. Anche l'audio Dolby lo potete completamente personalizzare, 6 tipologie di stili: standard, vivido, sport, film, musica, notizie oppure modalità utente, e potete anche cambiare la modalità da stereo a surround. Potete anche attivare o spegnere gli autoparlanti, in questo caso li lasciamo accesi. Andiamo a selezionare Rai 1 o Rai 2 in diretta, sono veramente curioso perché ovviamente è dotato di decoder integrato, per cui basterà collegare l'antenna e i canali partiranno in maniera automatica. Qua sono su Rai 1, non so neanche che programma sia perché è veramente da tantissimo che non guardo la televisione. Qui se lo comprerete anche per guardare i canali del digitale terrestre, per quanto mi riguarda è approvato. Ma ora andiamo a metterlo più in difficoltà con dei test un po' più aggressivi su YouTube. Per quanto riguarda la risoluzione, siamo su un HD Ready 1366x768 pixel, che per le piccole dimensioni di un 32 pollici sono più che sufficienti. Ho spento le luci per farvi godere al massimo la qualità di questo QLED. Guardate anche l'HDR come si è attivato appena ho fatto partire questo bellissimo video, ma dopo le andrò a accendere per farvi vedere che anche con la luce accesa il TV non ne risente minimamente. Si vede perfettamente anche da vicino come questo HDR10 e HLG migliorano nettamente sia le luci ombre e anche la gamma dinamica dei colori è veramente più ampia, con contrasti molto ma molto più profondi. E anche se inquadro lateralmente, come la qualità non diminuisce, spero che si veda perfettamente. Se anche lo piazzate al centro della vostra sala e avete un divano a L e alcuni sono in una posizione un po' più decentrata, non è assolutamente un problema per questo mezzo. E altra caratteristica molto importante è che se utilizzerete questo monitor spesso di sera per guardare film, partite o serie TV,
o anche per videogiocare fino a notte fonda, non avrete fastidi, problemi o affaticamenti alla vostra vista grazie all'utilissima tecnologia Flicker Free, che va a eliminare drasticamente quel noioso farfallio. E soprattutto per chi è abituato a utilizzare un monitor anche per 8-10 ore al giorno, come ad esempio per lavoro, sicuramente questo sistema di protezione a lungo termine vi farà la differenza. Vi voglio far vedere anche quanto è stabile. Guardate, lo provo a cucciare, un'ottima stabilità, e se per caso vi capita di picchiarci contro, sarete sicuri che il televisore abbia una minore possibilità di caduta rispetto agli altri classici televisori che hanno dei piedistalli veramente molto ridotti. Ovviamente è anche dotato di ganci, per cui con una staffa lo potrete anche attaccare direttamente al muro, sia in verticale ma anche in orizzontale. Guardate anche qua che spettacolo, i neri, la definizione di quest'acqua che viene versata all'interno del bicchiere, tutti i contrasti, i chiaroscuri e anche le sfumature trasparenti vengono esaltate perfettamente su questo sfondo nero. I colori poi non ne parliamo, sono veramente super vivaci. E a proposito dei colori, adesso siamo in una stanza completamente buia, ma guardate, se vado a accendere la luce, la qualità e la luminosità non diminuisce, perché sono così potenti che nonostante abbia acceso 3 luci a LED, la luminosità non ne risente, per cui, come vi dicevo, è perfetto per essere utilizzato anche in ambienti molto luminosi. Un televisore poliedrico può essere utilizzato in tantissime situazioni, come secondo televisore magari da mettere in camera da letto, nella vostra seconda sala o perché no anche in bagno, oppure se lo utilizzate per lavoro, per editare o anche per videogiocare, sicuramente sia con luce accesa, luce spenta, avrete sempre la massima risoluzione e luminosità, e grazie al sistema di anti-affaticamento a vista non avrete nessun problema anche se lo utilizzerete per tantissime ore prolungate. E ora siamo giunti al test gaming. Come gioco siamo su Mario Kart e dopo andremo a fare anche un test su Halo, e come circuito ho scelto Roma Romantica perché è un circuito notturno per guardare al meglio le qualità del QLED. Non sto riscontrando lag o difetti particolari, il gioco è molto fluido e anche i colori delle casse e anche dei potenziamenti sono veramente molto vivaci. E dopo aver vinto questa sfida passiamo al test su Halo. Mamma mia, sentite la qualità del suono mentre sparo? Non mi aspettavo che fosse così realistica. Proviamo anche a aumentare il volume al massimo. Sentite? Mamma mia! Sentite che bomba! Inferiamo un po'. Mamma, oh mio Dio, mi stanno sparando. Tornando alla recensione, devo dire che sia su Mario Kart che su Halo non mi ha dato particolari problemi. Per quanto mi riguarda è approvato anche come monitor da game. Riassumo le 3 caratteristiche per cui è consigliato questo televisore. La prima, il prezzo veramente ultra competitivo. Il secondo, per chi cerca un TV di piccole dimensioni ma dotato di una tecnologia QLED di altissimo livello, con prestazioni cromatiche superiori e non solo con luce spenta ma anche con luce accesa, per cui perfetto anche se utilizzate il televisore in ambienti parecchio luminosi. Qualità veramente difficile da trovare in competitor della sua stessa fascia di prezzo. E il terzo motivo, l'affidabilità, perché normalmente quando andiamo a acquistare un televisore, oltre alla qualità e il prezzo, cerchiamo un device che duri nel tempo, caratteristica che non manca sicuramente a questo mezzo. Vi ho lasciato il link diretto per poterlo prendere al lancio a 139 euro nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!